amici, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a personalizzare questo cuscino. E come lo personalizziamo? Utilizzando la tecnica del ricamo, o meglio la tecnica dell'appliqué. Ma non andremo a fare un appliqué normale, no, andremo a fare un appliqué speciale, ovvero anziché utilizzare la stoffa come normalmente viene utilizzata nell'appliqué, e per insomma chi ha già fatto in passato l'appliqué sa bene di cosa sto parlando. Per chi non lo conosce, qui sotto lascerò un link di un video, di un tutorial dove faccio vedere come va fatto l'appliqué con la ricamatrice. Chiusa parentesi, adesso vi spiego. L'appliqué che andremo a fare oggi lo faremo con i termovinili, esattamente questi della Bflex. Utilizzeremo un termovinile speciale che io adoro tantissimo. Ma come si può fare un appliqué col termovinile? Il termovinile va applicato prima, non si può tagliare come normalmente viene fatto sull'appliqué. Bene, allora seguitemi perché vi faccio vedere passo passo come creare un appliqué per termovinili. Ma adesso, come dico sempre, mi stavo scordando due cose importanti, anzi tre. Uno, qui sotto lascerò il link del termovinile che andremo a utilizzare e il link di dove andare a comprare questo e tantissimi altri termovinili di tutta la serie della Bflex. La seconda cosa è, sempre qui sotto troverete il mio codice sconto, dove applicando, quindi inserendo quel codice, potrete pagare i vostri termovinili con un prezzo più vantaggioso. E la terza cosa è per chi compra i termovinili della Bflex o anche degli accessori della Bflex, potrà ricevere in regalo il file del ricamo che oggi andremo a effettuare. Quindi vi darò già il file completo dove voi non dovrete far altro che inserire la ricamatrice e inserire al plot da taglio la sagoma da tagliare. Ma non vi voglio dire niente di più. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Allora, siamo sul nostro programma di Drawing Essential 11, quindi il base della Drawing, e vi faccio vedere quindi come trasformare un file per appliqué, quindi quello che normalmente viene utilizzato per applicare la stoffa insieme al ricamo, lo trasformiamo che anziché mettere la stoffa ci mettiamo il termovinile. Come prima cosa, come dicevo, quindi prendiamo un file che avete già per l'appliqué, oppure se non lo avete, poi per tutti coloro che acquisteranno i termovinili della Bflex io regalerò il file che andremo a fare oggi, quindi già completo di tutto, è soltanto da mettere in macchina e quindi utilizzarlo. Quindi apriamo il nostro file, partiamo proprio dalla base, quindi un file che abbiamo detto già scaricato per l'appliqué. Noi ce lo troviamo in questo modo, quindi il primo passaggio che va a fare il contorno, poi dobbiamo mettere la nostra stoffa tra il primo e il secondo passaggio, perché nel secondo passaggio ci fisserà la stoffa, al terzo passaggio farà la cordonatura tutta intorno e poi il quarto farà il corpicino della nostra farfalla. Ma noi per quanto riguarda il termovinile non possiamo fare come sempre, cioè mettiamo la stoffa, quindi per chi ha visto già per chi è già capace a fare l'appliqué lo sa benissimo, o chi ha visto il mio video che poi vi lascerò qui sotto in descrizione come funziona l'appliqué, sa che noi quando andiamo a mettere tra il primo e il secondo passaggio questa stoffa, poi dopo quindi finito il secondo passaggio andiamo e con le forbicine tagliamo il contorno. Questo non lo possiamo fare col termovinile, quindi adesso vi do la soluzione per far sì che voi già attaccate il termovinile già bello pronto e quindi non dovete andare a ritagliare nulla, anche perché sapete bene che una volta l'avete incollato non si può più ritagliare. Ok, detto ciò, adesso vi faccio vedere come fare. Prendiamo uno dei due passaggi,
non ha importanza. Se noi andiamo su proprietà vediamo che è in formato RAW. A noi non serve il formato RAW, per quello che noi dobbiamo andare a fare dobbiamo trasformarlo in puntura. Come fare? Allora, faccio semplicemente, quindi ci clicco sopra, vado qui sul lato, tasto destro del mouse, bordo automatico e mi crea, come vedete, questo schemino. Mi dice esterno, mi dice insomma, io lascio tutto così com'è, non cambio niente, faccio semplicemente ok e mi ha creato questo bordino. Ora questo bordo che mi ha creato e me l'ha messo qui sotto, per una questione di comodità magari lo vado a colorare diversamente, così che poi so che non vi preoccupate se ha colorato la farfalla, perché poi dopo andremo a sistemare i colori. Ok, quindi io ho cliccato tasto destro qua, ho scelto il colore nero così che si vede bene. Ora, come vedete ci sono dei difetti, quindi non me l'ha creato bene e dobbiamo andarli a sistemare. Andando qua, editor dei nodi, ci crea tutti questi piccoli nodini, ok? Noi ingrandiamo un attimino e andiamo su quella parte, ci ha creato tutti questi scarabocchi. Quindi cosa facciamo? Incominciamo a eliminare qualche nodo. Cerchiamo di eliminare ovviamente quei nodi, perché noi sappiamo che la farfalla fa questa così, poi qui, ok? Poi questo qui deve essere più corto e poi si deve congiungere con quest'altro nodo. Quindi questo intanto non ci serve e lo cancelliamo. Una volta selezionato, sulla tastiera basterà fare canc. Questo non ci serve, facciamo ugualmente canc. Questo non ci serve, canc. Questo non ci serve. Ok, adesso siamo in questa situazione. Questo qui ce lo prendiamo e semplicemente col mouse andiamo e lo accorciamo. Questo la stessa cosa, ce lo accorciamo e lo portiamo sopra l'altro nodo, così che vanno e si congiungono. Ecco qua, e abbiamo sistemato quindi tutto il nostro bordello. Ma non abbiamo finito. Perché? Perché se noi selezioniamo sempre quindi questo tracciato che ci siamo creati, cosa vediamo? Intanto mettiamo un attimo qua selezione. Cosa vediamo? Vediamo che è in cordoncino e a noi serve l'impuntura, quindi andiamo qui, facciamo impuntura. Adesso abbiamo la nostra impuntura. Lo spessore quindi di questo tracciamento, di questo contorno, come lo dice qui, è di 1 millimetro. Volendo possiamo anche farlo più piccolino, quindi possiamo fare anche un 0,5. ok, adesso che abbiamo sistemato questo andiamo a sistemare i colori. Quindi abbiamo detto la farfalla io la voglio il corpo della farfalla la voglio di un altro colore, quindi cosa faccio? Vado qui sotto colori e mi scelgo i colori che voglio fare, quindi il ricamo, perché questo poi sarà ricamato. Poi anche questo non lo voglio nero, lo voglio di un altro colore, quindi vado sempre, seleziono questo e mi seleziono un altro colore. Ok, adesso sto in questa situazione, ok? Aspettate, ok, allora sto in questa situazione, cosa devo fare? Semplice, ho questo che è quello che mi aveva tracciato all'inizio, ma che ora non mi serve più perché abbiamo detto che è RAW e RAW per quello che dobbiamo fare oggi non va bene, quindi lo cancello. Questo è l'altro RAW, lo cancello. Questo è l'impuntura che invece ci occorre e me la porto sopra come primo passaggio, perché come primo passaggio farà questa impuntura. Poi da qui a qui, diciamo, tra questi due passaggi andremo ad applicare il nostro termovinile e qui poi farà tutta la cordonatura delle ali e infine farà il corpo, quindi ricamerà il corpo. Però come facciamo a dire al plotter da taglio che ci deve tagliare questo contorno? Semplice, andiamo su nuovo, quindi apriamo una nuova. Allora, siccome che il mio telaio è grande 20x20 perché la farfalla l'ho fatta di 18, mettiamo un telaio più grande. Ora
ritorniamo alla nostra farfallina, prendiamo l'impuntura, quindi ci andiamo sopra, la selezioniamo, facciamo tasto destro, copia, andiamo sul nuovo, incolla, tasto destro, quindi andiamo sopra al telaio, tasto destro, incolla, e ce la siamo incollata qui, vedete? E ce l'abbiamo qua. Ok, adesso possiamo decidere, insomma, anche volendo, ma non è necessario, di centrarla sul telaio. Arrivati a questo punto andiamo su file, qui andiamo su esporta, la esportiamo in SVG. Perché? Perché i plotter da taglio l'SVG lo leggono, la Cricut legge benissimo l'SVG, quindi seleziono l'SVG, qui nomino il mio file, in questo caso scrivo contorno ali e faccio salva. Adesso andiamo ad aprire Cricut Design Space, quindi andiamo su nuovo progetto, ok, e ci ha aperto quindi un nuovo progetto. A sinistra andiamo su carica, carica immagine, carica, ci andiamo a cercare la nostra farfallina, quindi abbiamo detto che abbiamo nominata come contorno ali, apro e me la trovo in questo modo. Poi faccio ancora carica, perché è solo un file da taglio l'SVG, quindi ce lo dà solo come da taglio, non può essere file d'immagine, insomma. Quindi andiamo qua, ci selezioniamo la nostra farfallina, proseguiamo. Ora, come misura dice larga 17 e 21, andiamo sul drawing e vediamo quanto l'avevamo fatta noi. 17 e 26 di larghezza per un'altezza di 17,80, quindi andiamo a modificarla, perché a volte succede che Cricut ci modifica le misure, quindi abbiamo detto larga 17 e 26, andiamo qui e facciamo 17 e 26, lasciamo il lucchetto chiuso, 17 e 70, ok, l'ha cambiato, vedete, 17,80, 17,801, qui avevamo detto che era 17,80, quindi ci siamo. Adesso che abbiamo la nostra misura, abbiamo la nostra farfallina, insomma abbiamo tutto bello sistemato, cosa facciamo? Andiamo su crea, scegliamo il nostro tappetino, facciamo conferma. Questo è quello che vediamo sul tappetino, ma cosa molto importante, dobbiamo andare a specchiare, perché i termovinili, come ben sapete chi li usa, vanno sempre specchiati. Sembra che è la stessa cosa, ma comunque magari ci può essere un piccolo dettaglio e poi non vi ritrovate quando andrà a fare la cordonatura intorno. Quindi il mio consiglio è specchiate, poi andate avanti e proseguite come fate sempre con il taglio. Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare la serie Glam e esattamente questo che è l'arcobaleno. Prendiamo il nostro termovinile, la parte dove c'è il liner, quindi la parte lucida, va messa sul tappetino, mentre la parte opaca va messa rivolta verso di noi. Lo posizioniamo per bene in questo modo, poi io mi aiuto con una spadolina così da eliminare eventuali bolle e farlo aderire bene al tappetino. Adesso basterà inserirlo alla macchina. Adesso andremo a spellicolare. Per spellicolare io utilizzerò lo spellicolino della Biflex, quindi basterà prendere e basterà andare a alzare un angolino, quindi solleviamo l'angolo in questo modo e tiriamo. Ed eccolo qua.
Adesso passiamo alla macchina da ricamo e vi faccio vedere come procedere per inserire il termovinile con il ricamo. Ho portato il mio file nella macchina, come vedete abbiamo i 3 livelli che ci eravamo creati. Ho interagliato la mia federa e per intagliarla io ho utilizzato la teletta di carta e poi ho bloccato con i spilli tutti intorno e anche con queste pinzette in modo da tenere tutto fermo e non farlo muovere nel momento in cui andiamo a effettuare tutte le operazioni. Adesso inserisco il mio telaio. Ok. Abbasso il piedino e faccio fare il primo giro. Abbiamo detto che il primo giro è il contorno dove ci indica dove poi posizionare il nostro termovinile. Quindi facciamo partire la macchina. Una volta che ha terminato, cosa facciamo? Togliamo il nostro telaio dalla macchina e adesso andremo a stirare qui su questo contorno che ci ha creato il nostro termovinile. Ma prima di fare ciò, vediamo la scheda tecnica cosa ci dice. Come ho già spiegato in altri video, dentro ogni termovinile che noi andremo a comprare all'interno dei termovinili della Biflex che noi andiamo a comprare troviamo una scheda tecnica come questa. Vediamo nello specifico cosa ci dice questa scheda tecnica. Allora, in alto troviamo il nome del prodotto, in questo caso il Glam. Poi sotto troviamo scritto che cos'è questo termovinile, quindi ci dà una spiegazione del tipologia di termovinile che abbiamo acquistato. Sotto a sinistra troviamo un QR dove questo QR possiamo vedere un video step dopo step, tutti i passaggi e i colori disponibili di quei termovinile che abbiamo scelto, mentre a destra abbiamo le istruzioni di utilizzo, quindi anche qui ci dice passaggio per passaggio come va utilizzato questo termovinile, mentre nello schermino centrale abbiamo le info, ovvero abbiamo una prima spiegazione di dove ci dice dove può essere applicato questo termovinile. Sotto abbiamo le indicazioni riguardo il ferro da stiro e riguardo la pressa. Per il ferro da stiro ci dice che va messa alla massima temperatura, quindi 3 pallini per 20 secondi e con una pressione alta, e il liner va rimosso a freddo. Mentre per la pressa ci dice che bisogna mettere una temperatura di 140 gradi per 20 secondi, va utilizzata una pressione media e il liner va sempre rimosso a freddo. Un'altra cosa importante troviamo su questa scheda tecnica è il metodo di lavaggio, ovvero come va lavato. Va lavato a 40 gradi, non può essere messo in asciugatrice e non può essere lavato a secco. Ma adesso vediamo l'applicazione. Adesso io sotto, quindi al mio stabilizzatore, andrò a mettere questo tappetino. Questo è un tappetino della Biflex e come misura è perfetta questo qui piccolino per metterlo proprio sotto a questo stabilizzatore. Non lo metto sul lato dove c'è la scritta Biflex, ma lo andrò a mettere su quest'altro lato, perché questo lato è un lato dove ha delle particelle fatte e create apposta per trattenere il giusto calore, per fare in modo che i nostri termovinili si applicano meglio. Quindi posizioniamo il tappetino sotto. Una volta siamo sicuri che l'abbiamo messo bene, cosa facciamo? Prendiamo quindi il nostro termovinile e lo mettiamo con la parte del liner rivolta verso di noi e la parte, quindi questa qui sotto, l'opaco sul nostro telaio. Lo posizioniamo esattamente seguendo quindi la traccia che avevamo sotto. Non abbiamo problemi di aver paura di metterlo male, perché basterà seguire questa traccia. Una volta posizionato
prendiamo il nostro ferro, mini pressa, insomma quello che avete. Ovviamente qui capite bene, non si può utilizzare la pressa grande perché se no sbatterebbe sul telaio e non presserebbe nel modo corretto. Quindi prendiamo la nostra mini pressa e incominciamo a pressare per 20 secondi. Io faccio pezzetto per pezzetto perché essendo appunto una superficie molto ampia e non riesco a fare tutto quanto insieme. Aspettiamo che si raffredda e poi leviamo il liner. Ok, adesso che è freddo andiamo a rimuovere il liner. Ecco qua. Fatto ciò, basterà reinserire il telaio alla macchina e fargli fare l'accordonatura. Quindi inseriamolo. Okay. Abbassiamo il piedino e gli facciamo fare la cordonatura. Bene amici, e questo è il risultato. Cosa ne pensate? Guardate quanto è bello e come brilla. Non so se dalla telecamera si può notare veramente questi stupendi colori e le sfumature che fa quando muoviamo il cuscino. Comunque vi garantisco che sono eccellenti questi termovinili. E a proposito di loro, vi ricordo che per chiunque acquista i termovinili della Bflex o anche gli accessori sempre della Bflex, qui sotto io metterò il link del termovinile che abbiamo utilizzato oggi più il sito dove andarli a comprare. E sempre qui sotto troverete il mio codice sconto. Poi dopo l'acquisto qui sotto trovate il mio numero WhatsApp e potete quindi contattarmi per ricevere questo file già bello che è pronto, sia per quanto riguarda la parte del taglio del termovinile che per il ricamo. Per dubbi, domande, qualsiasi informazione, scrivetemi che io così poi vi posso rispondere. Se poi questo video vi è piaciuto, mi raccomando, scrivetemelo qui sotto e soprattutto mettete un bel like, condividete, così che il canale può crescere. E se ancora non vi siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Qui sotto poi troverete anche il link degli altri social e anche lì, se vi iscrivete, vedete tantissime cose, tantissime creazioni e video che io faccio. Ma adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!